Nella puntata precedente Euriloco era tornato in preda al terrore. I compagni erano stati trasformati in bestie dalla maga Circe. Ulisse allora si era messo in cammino per salvarli. Ed è stato in quel momento che gli è apparso Hermes, offrendogli il Moli, l'unico antidoto capace di spezzare gli incantesimi della maga. Protetto dal dono divino, Ulisse aveva affrontato Circe e la maga, sorpresa dal suo coraggio, aveva restituito ai compagni la forma umana. All the whispers. I hear them. They're everywhere. Ma la pace era durata poco. Circe gli aveva rivelato il passo successivo del suo destino. Oltre l'oceano dovrai spingerti fino alle terre dei cimmeri, dove il sole non sorge mai. Lì, sulla riva del fiume oscuro, la prima ombra a emergere era stata quella di Elpenore, implorando una sepoltura dignitosa. Quando tornerai all'isola di Ea, brucia il mio corpo e pianta sul mare. Poi era giunto Tiresia, che aveva profetizzato il fragile ritorno a Itaca, minacciato dall'ira divina e dagli errori degli uomini. Giungerai all'isola del sole, ma bada, non toccare le mandrie sacre di Helios. Se lo farai, i tuoi compagni moriranno. Ulisse aveva visto anche l'ombra della madre, scoprendo il dolore lasciato alle spalle e il caos che regna nella sua casa. Madre, perché siete qui? Fu la nostalgia di te, il desiderio di sapere se eri ancora sotto il sole o se il mare ti aveva inghiottito. E quando le ombre dell'Ade avevano iniziato a stringersi attorno a lui, l'eroe aveva riconquistato la luce, portando con sé il peso della profezia e il ricordo dei morti. Ora Ulisse riprende il mare, ma ogni onda che lo solleva gli ricorda il prezzo del suo destino e quanto fragile sia il filo che lo separa dalla rovina e dal ritorno. Segnato da ciò che ha visto, Ulisse riprende il viaggio e ogni onda lo conduce più vicino al suo destino. La leggenda si compie ora. Iscriviti subito. Ulisse ha già salpato e chi resta indietro perde la sua storia. E se non hai visto le puntate precedenti, recuperale adesso, perché l'epopea più spettacolare mai raccontata non aspetta nessuno. Ulisse, prima che tu lasci quest'isola, sappi ciò che ti attende. Navigherai verso le sirene, il cui canto è dolce come il ricordo della patria e amaro come la morte. I tuoi compagni dovranno turarsi le orecchie con cera e tu, se vorrai udire, fatti legare. Non chiedere di essere sciolto, o il mare sarà la tua tomba. Oltre le sirene troverai 2 vie. Una conduce alle rupi erranti che nemmeno gli uccelli osano attraversare. L'altra passa nello stretto dove dimorano Scilla e Cariddi, 2 mostri nati dal ventre del mare. Scilla vive nel primo scoglio, altissimo e nascosto tra le nubi. 6 teste, 6 bocche, 6 destini. Nell'altro scoglio, che custodisce un albero di fico, dimora Cariddi,
3 volte al giorno risucchia il mare e 3 volte lo rigetta, facendo tremare la terra. Evita Cariddi, Ulisse. Passa accanto a Scilla, anche se ti strapperà i tuoi uomini. Chi tenta di salvarli tutti perderà se stesso. Così parlò Circe, la sera dopo il nostro ritorno dall'Ade. Decidemmo di partire e sebbene il cuore chiamasse Itaca, la mia mente cercava un modo per salvare quei 6 uomini che il destino voleva offrire a Scilla. Ma prima di giungere a quell'orrore, affrontammo le sirene, il loro canto dolce come la pace e terribile come l'oblio. Il vento si fece più lieve e un silenzio strano avvolse il mare. Compresi che ci stavamo avvicinando al luogo del canto. Ascoltatemi, compagni. Nessuno dovrà udire la voce delle sirene. Prendete questa cera, scaldatela tra le mani e turatevi le orecchie finché il mare non tornerà a cantare da sé. E tu, Ulisse, resterai in silenzio con noi. Io le ascolterò, ma voi mi legherete all'albero della nave, con corde forti, che non si sciolgano nemmeno se vi implorerò. Più tardi, il mare si fece immobile come uno specchio, e sopra di noi, il cielo, si chiuse di nubi.
suono simile. È dolce come la memoria, crudele come la verità. Quando il vento tornò a soffiare, scomparvero nel nulla da cui erano nate, e il mare riprese a vivere, ma non era più lo stesso. Nessuno parlò, nessuno osò sollevare lo sguardo, ma io sapevo che il peggio non era passato. Ci attendevano due bocche del destino. Da un lato Cariddi, che inghiotte il mare, dall'altro Scilla, che divora gli uomini. Quella è Cariddi! Presto, compagni, spostiamoci! Remate! Più forte! Più in fretta! Evitiamo Scilla! Non lasciate che ci prenda! Ce l'abbiamo fatta! Non fermatevi! Continuate a remare! Forza! Dopo la furia del mare, venne il silenzio. Remammo a lungo, muti, su un mare che pareva morto. Non c'era vento, non c'era voce di uomo, solo il ricordo dei 6 che Scilla aveva divorato. Così, quando all'orizzonte apparve la terra di Trinacria, gli uomini piansero, credendo di aver trovato pace. Quella è l'isola di Helios, il dio che tutto vede. Dimmi, Ulisse, avevi messo in guardia i tuoi uomini? Compagni, ricordate le parole di Tiresia. Qui dimorano le vacche di Helios. Guai a chi poserà su di esse anche solo lo sguardo dell'appetito. Un giorno soltanto, Ulisse, una notte all'asciutto. E domani ripartiremo. Una notte, ma nessuno tocchi il sacro gregge.
Ma gli dei ci misero ancora alla prova. Per 30 giorni il vento non soffiò più. Il mare, immobile come uno specchio, ci guardava senza pietà. Il pesce bastava appena per ingannare la fame. Ma la fame degli uomini non è solo nel ventre, cresce negli occhi e nei sogni. Io non c'ero. Mi ero allontanato per pregare gli dei, perché ci donassero un vento, una via, un perdono. Ma mentre pregavo, la fame vinse gli uomini e la colpa cadde su di noi, come il sole che brucia anche gli innocenti. Padre Helios, gli uomini hanno abbattuto le tue vacche sacre, quelle che accompagnano il tuo cammino nel cielo. Padre Zeus, gli uomini di Ulisse hanno profanato le mie vacche sacre. Se non avrò giustizia, io scenderò nell'Ade e porterò la mia luce ai morti, lasciando il mondo nell'oscurità. E come, Ulisse, siete fuggiti da quell'isola maledetta dopo la collera del sole? Fuggiti? Nessuno fugge dall'ira degli dei. Avevamo avuto i segni, ma nessuno volle ascoltare. Partimmo all'alba. Le vele si gonfiarono da sole e la nave scivolò via dal silenzio dell'isola. Nessuno parlava. Il vento era strano, come se non venisse da mare, ma dal cielo. Poi il cielo si oscurò, l'aria cambiò odore, il mare prese un colore che non avevo mai visto. Gli dei si puniscono!
Ma non era la fine. Restai solo, sospeso tra le onde, aggrappato al legno spezzato dell'albero maestro. La notte passò lenta e quando venne il mattino, il mare mi spinse di nuovo verso la costa. E allora la vidi. Cariddi, la stessa furia che avevo sfiorato, pronta ad inghiottire anche l'ultimo respiro che mi restava. Nuotai per giorni che non saprei contare. Alla fine, stremato, vidi una linea chiara all'orizzonte. Una spiaggia silenziosa, un'isola perduta nel cuore del mare. Ogygia. E da quel momento il resto della storia lo conoscete.